Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Alessio e questo è il mio orto in montagna. Quest'oggi parleremo delle consociazioni utilizzate all'interno di questo orto e chi è stato l'attore principale. Allora, per me l'attore principale è stato il pomodoro, quindi tutto quello che ho messo qui all'interno di questo orto è stato gestito in base alle consociazioni che il pomodoro ha. Quindi sono andato a mettere innanzitutto i fiori, perché nella bordura ho deciso di mettere fiori per tutto il perimetro di questo orto qui, e fa sì che attirassero insetti impollinatori. Ho fatto un bel cespuglio, il progetto è venuto bene, si è sviluppato bene questo progetto e sono belli. Allora, per quanto riguarda i fiori, sono fiori edibili, quindi si possono mangiare i petali. Io li ho messi all'interno delle insalate varie e anche dei risotti, così nelle paste, sulla pizza, e sono tagliete. È bello. E questa invece è la calendula. Poi all'interno, subito dopo fiori, ho messo le cipolle e ho messo i porri. Perché ho messo i porri e le cipolle? I porri e le cipolle sono quelle verdure che mi tengono via le lumache. Hanno fatto sì che le lumache non venissero attirate e quindi mi sono salvato tutte quelle verdure che erano all'interno, perché non sono mai entrate le lumache, non l'ho mai viste. Poi c'è stata subito dopo la fila delle insalate. Qui vediamo una delle ultime gentili e tristine che ho ancora, e subito dopo il pomodoro, e in mezzo al pomodoro, tra i pomodori, ho messo il basilico, quindi alternati tra le file di pomodori io ho il basilico. Infatti vediamo anche là il basilico, là la stessa cosa, ho le cipolle, dall'altra parte fiori, dall'altra parte è area nord e questa invece è il sud, infatti è più rifiorente. Andiamo a vedere intanto il resto, vediamo un attimino i pomodori. Potete vedere, i pomodori sono ancora bagnati perché ultimamente il meteo è veramente brutto. Piove tanto e quando piove veramente tanto, infatti purtroppo mi ha annegato le insalate e quindi ho dovuto cambiare, in corso di progetto ho dovuto cambiare le cose, perché nei primi 2 mesi, luglio, diciamo giugno e luglio, le insalate ne ho mangiate, hanno prodotto tantissimo, continuavano a buttare fuori le nuove insalate ogni volta che le tagliavo, quindi va bene, ma nell'ultimo mese me le ha affogate e ho dovuto cambiare tutto. Però potete vedere, adesso infatti ce n'è ancora una lì che sta ributtando, e qua ho ancora pomodori che salgono, fiori, e siamo arrivati, fai conto che ha toccato l'antigrandi nel pomodoro, quindi siamo su a 2 metri di altezza il pomodoro. Vi puoi vedere, e in mezzo avevo messo all'inizio la pacciamatura, perché nei giorni caldi la pacciamatura così mi fa tenere sotto il terreno umido, quindi c'era sempre un po' di umidità e non avevo bisogno di bagnare. Infatti ho risparmiato almeno il 50% d'acqua. E qua i fiori con pomodori là sotto anche, vedete che belli, stupendi. Qua il cuore di bue, vediamo, cuore di bue, lì anche cuore di bue. E adesso serve un po' di sole, serve il sole che mi scaldi un po' l'aria, e il pomodoro va davanti. Sono carichi, va. I pomodori sono belli carichi. Io ho il basilico, come dicevo prima, da sta parte, questa è l'area nord, quindi naturalmente e qui ho ancora qualche pianta di insalata che sta ancora producendo, che si è salvata tra tutte quelle che sono affogate purtroppo dalla troppa acqua. Veramente quest'anno quando piove troppo. E quindi ci dobbiamo riadattare, quindi cosa ho fatto? Le ho messe praticamente tutte in serra, le insalate.
Voi che consociazione avete utilizzato e se l'avete utilizzate con quale verdura? Qual è stata l'attore principale all'interno del vostro orto? Lasciatemelo scritto sotto nei commenti, che così almeno ne prendo atto anch'io, che mi piacerebbe sapere che consociazione avete utilizzato voi. Che belli, quelli non vedo l'ora di mangiarli. Però sono belli. Quest'oggi raccolgo il porro perché, come si può vedere, comincia a essere già bello grande e quindi lo si raccoglie. E quindi sì, sono soddisfatto. Poi è cresciuta tantissimo. La scoperta più grande che ho fatto sono stati il porro e le cipolle, che sono state quelle verdure che mi hanno tenuto lontano dall'orto le lumache. Non venivano attirate ad andare a mangiare tutte le insalate. Fenomenale, bella questa cosa. Bella, una scoperta veramente interessante come abbinamento. Ne parleremo nei prossimi aggiornamenti di tante altre cose, tante altre consociazioni, tante altre trucchi, novità. Quindi seguitemi per altri aggiornamenti e io vi ringrazio. Ciao, a presto.